Guardate cosa qua, mi è appena arrivata da Aerolink l'ultimissima telecamera di sicurezza in 2K con anche inclusi i pannelli solari, per cui con questa telecamera non avete neanche il problema dell'alimentazione, vi basterà attaccare i pannelli e riuscirà a rimanere attiva 365 giorni all'anno senza doverla collegare al vostro impianto elettrico. Il video di oggi l'ho diviso in 3 parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e vi elencherò tutte le sue caratteristiche tecniche. Nella seconda parte vi mostrerò come installare la telecamera, andremo a scaricare l'applicazione Reolink e vi mostrerò tutte le personalizzazioni che potete attivare direttamente dal vostro smartphone. E nella terza parte andremo a verificare il sensore di movimento con allarme acustico integrato e in più andremo a testare la ricarica con i pannelli solari. Procediamo con l'apertura, vediamo cosa c'è all'interno. Allora, qui c'è tutto il manuale dell'installazione, tra l'altro è comprensivo di lingua italiana. Qua c'è l'antenna per il wifi. Qua c'è il supporto che va attaccato al muro o alla parete dove si avviterà la telecamera. Il cavo USB di ricarica, vediamo. Ci sono anche le viti e i tasselli sempre per fissare al muro. Addirittura lo strap e infine la super telecamera. Andiamola subito a scoprire. Questo che vedete è lo slot dove va avvitata l'antenna, l'andiamo a avvitare subito. Tra l'altro l'antenna è anche reclinabile, adesso ve la faccio vedere. Potete tenerla sia in orizzontale ma anche reclinarla completamente in verticale. Sempre nella parte laterale troviamo lo slot dove va collegato l'alimentatore, eccolo qua. Nella parte posteriore troviamo il tasto d'accensione on-off e infine nella parte superiore vicino all'obiettivo troviamo anche lo slot per la micro SD. Ho apprezzato tantissimo che tutti gli slot presenti dalla telecamera, sia il tasto d'accensione che il cavo di alimentazione ma anche la micro SD, sono completamente coperti da gommini protettivi così da renderla perfettamente impermeabile in tutte le condizioni atmosferiche. Apriamo anche la seconda scatola dove troviamo i pannelli solari, solito manuale di installazione. Qui ovviamente c'è una pellicola protettiva ed eccolo qua, guardate che bello. Tra l'altro mi piace da matti questo colore dark, in più è molto sottile, leggerissimo e guardate che cavo di ricarica. Ultimando l'unboxing troviamo anche il supporto dei pannelli solari e le viti e i tasselli di montaggio. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche è dotato di una batteria a lunga durata da 6000 mAh, allarme acustico personalizzabile, audio bidirezionale, wifi ad ampio raggio a 5G, visore notturno a infrarossi, zoom digitale fino a 16x per un peso totale di 470 grammi. Per quanto riguarda la risoluzione, questo modello ha fatto un enorme passo avanti rispetto al modello precedente passando da Full HD a 2K. Guardate che enorme miglioramento che c'è stato nella qualità delle immagini, ma non è tutto perché questo modello riesce a girare su se stesso di 355 gradi nell'asse orizzontale e di 140 gradi nell'asse verticale. Grazie a questa sua fantastica caratteristica non avrete più nessun angolo cieco nella vostra abitazione. Figa! Per connettere la telecamera al nostro smartphone, come prima cosa dovete scaricare sul Play Store oppure sull'Apple Store l'applicazione Aerolink. Una volta che l'avete scaricata vi basterà schiacciare aggiungi dispositivo, dopodiché l'app vi fornirà un QR code come questo che voi dovrete scansionare direttamente davanti all'obiettivo della telecamera. Lo facciamo insieme in diretta, aumento la luminosità al massimo dello smartphone così riesce a leggere bene il QR code, vi dovete avvicinare. Eccolo qua, adesso l'ha interconnessa e sentirete un beep o un rumore acustico appena la telecamera si interconnetterà. E adesso riesco a vedere tutto quello che vede lei dal mio smartphone. Se voi cliccate sulle frecce in basso potete anche spostarla. Guardate, le sto facendo fare il giro di tutta la mia postazione, fra un po' apparirò anch'io, guardate, eccomi qua. Maestro brillante! E come vi dicevo durante l'introduzione, questa telecamera non ruota solo in maniera orizzontale ma anche in verticale, guardate. Adesso vado a inquadrare il mio soffitto. E adesso invece andiamo a vedere tutte le sue personalizzazioni. Per fare ciò vi basterà schiacciare in alto il pulsante dell'impostazione. Come vedete potete regolare il display, potete anche andare a settare il rilevamento e dopo vi farò vedere un bellissimo test. Se andate a cliccare zona di rilevamento e andate a premere su persona, potrete selezionare una parte a vostro piacimento e lui la escluderà completamente dal rilevamento dell'allarme. Per farvi un esempio, ora andrò a escludere il disegno di Kakashi della mia maglietta dal suo rilevamento. Per fare ciò vi basterà premere con il vostro dito sullo schermo, vedete che si forma questa linea grigia scura, vi basterà riempirla completamente andando a chiudere tutti i buchi. Finita l'area vi basterà cliccare sul pulsante salva e in automatico la telecamera escluderà tutta questa sezione dal suo monitoraggio. Ma è mostruoso! E ora andiamo a testare il sensore di movimento. Posizionerò la telecamera sulla mia postazione, poi farò partire il mio Monster Truck della Lego e se tutto va bene, quando passerà davanti alla telecamera farà scattare immediatamente l'allarme acustico.
Appena il Monster Jam è passato davanti alla telecamera ha fatto subito scattare l'allarme, ma non solo, mi è arrivata direttamente la notifica dell'allarme di intrusione sullo smartphone. E adesso per voi, che siete un pubblico molto esigente, andrò a fare una modifica nelle impostazioni, andrò a modificare la rilevazione della telecamera, togliendo tutta la parte inferiore dove passa il Monster Jam, e vedremo se la personalizzazione del sensore di movimento funzionerà correttamente. Se tutto va bene, questa volta la macchina passerà senza far scattare l'allarme di movimento. Avendo disabilitato parte del suo campo visivo, la parte inferiore non era rilevata dal sensore e infatti la macchina è potuta passare senza far scattare l'allarme. Questa funzione è veramente molto utile perché, ad esempio, se avete cani oppure la posizionate in esterna, magari in un punto dove passano macchine o persone in movimento, disabilitando quella zona non vi farà scattare l'allarme inutilmente. E adesso, come ciliegina finale, siamo arrivati ai pannelli solari. Sono sceso in giardino, adesso andrò a collegare il pannello solare alla telecamera e vedrete che dall'app comincerà a caricarsi in automatico. Ho già collegato il cavo alla telecamera, adesso andiamo a posizionare in maniera verticale i nostri pannelli solari, ecco fatto. Guardate dall'applicazione, se voi andate nelle impostazioni, vi viene scritto col simbolo del sole, eccolo qua, non so se lo vedete dalla telecamera, cerco di zoomare, e se cliccate nella batteria, come vedete, è in ricarica ed è attualmente al 100%. Per cui se collegherete la telecamera al pannello solare riuscirete a tenerla attiva 365 giorni all'anno senza collegarla all'impianto elettrico. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato i link della bellissima telecamera, i link dei canali Telegram e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Prima di salutare vi ricordo che questa domenica sarò presente al Mantova Comics a fare tantissimi video a tutti i cosplayer presenti nell'evento. Da Rolink e da Luca Tac è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!